sono in partenza per Cebica e Mides. Dovrebbe essere il tratto bello di oggi, poi Tamezza e Radejev, da dove poi c'è la pista Rom che dicono che è molto bella. Comunque oggi deve essere una giornata spettacolare. Io ho puntato il microfono e spero che si senta, anche se l'ho puntato un po' male, e infatti è già mezzo staccato. Vabbè, devo far benzina, non voglio rischiare, anche se ne ho. Non voglio distrarmi troppo con la videocamera, non mi piace tanto così, non avere pieno controllo della strada. L'arietta è una bella giornata oggi, ci sono già su 15 gradi. Ok. A sinistra, adesso se riesco faccio benzina qua che... ok, perfetto. Qui ci sono passato ieri a piedi. Ok, a dopo. Qui mi fermerei, però può prendere un caffè, qualcosa, qui perdo un po' di tempo. Oggi devo fare un po' di chilometri, meno di ieri. Qui c'è una piramide, non so se si vede, qui sulla... tutta mattoncini. Ah, un caffè pizzeria, tutta mattoncini. Tra qualche chilometro girerò a sinistra e questo l'ho fatto ieri arrivando da Metlawi, è tutta sabbia sul fianco, hanno messo delle specie di scudi di paglia per proteggere un po', probabilmente per non far avanzare la sabbia, non lo so. Io sono 100 all'ora in questo momento, una strada dritta senza i dossi. E spero che si senta decentemente, non mi aspetto grandi risultati. Con la giacca estiva e con la giacca antivento interna, praticamente un inserto della giacca, si sta abbastanza bene, ma sotto un maglioncino e 2 magliette a maniche lunghe. Diciamo fino a 70-80 all'ora non ci sono problemi, dopo inizia a filtrare un pochino l'aria e ci saranno 16 gradi in questo momento, 15-16, non lo so, la gente comunque in moto si copre bene. Ho appena incrociato uno che aveva il piumino. Tornando al discorso della benzina, veramente 75 centesimi al litro ovunque, non ci sono mai differenze di prezzo. Diciamo che ti agevola tanto viaggiare, ecco, come economicamente parliamo. Non incide sulla spesa finale di un viaggio qua ecco, qua ci sono i dossi, bisogna stare un po' attenti.
non incide viaggiare in Tunisia se si ha intenzione di venirci con la macchina o in moto. Ancora dritti. Ok, qui tra 1,5 km a sinistra, il solito dosso. A volte non li indicano bene, quindi bisogna stare sempre sul pezzo. Poca broma, pochi scherzi. Ovviamente avendo una moto più alta, un enduro, si può impostare il viaggio in maniera diversa rispetto alla mia, e io immagino che tantissimi motociclisti con moto enduro, motocross, qua in Tunisia proprio trovino pane per i loro denti. Ecco la rotonda a sinistra. Io con il pieno ho sempre un'autonomia superiore ai 300 km. Sto facendo, alla mia andatura sto facendo circa 25 km con 1 litro o quasi, ed è ottimo. Il serbatoio 14 litri e mezzo se non sbaglio. Ecco, Cibica Tamagza. Max 56 km, ma prima c'è Cibica. Qui l'asfalto mi sembra un po' diverso, e sullo sfondo leggermente, adesso c'è un po' di foschia, si vedono le montagne. L'asfalto qua è un po' strano rispetto a quello che ho trovato ieri, non c'è nulla all'esterno, sono un po' di buche, bisogna stare attenti. È bucata fuori una macchina da niente. Strada con sabbia, bisogna penso stare attenti, c'è anche un po' d'aria. A volte è come se ci fossero, non c'è molto vento, ma ecco, come dice qua, pericolo sabbia. Non c'è tanto vento, ma è come se la moto si spostasse lateralmente. Credo che la sabbia non faccia fare grip bene alle gomme, quindi sto riducendo un po' la velocità. Qui è incredibile. Attenzione, passaggio dromedari. Ci sono dei tratti dove la sabbia è più presente per terra,
sembra stare su un altro pianeta. Adesso c'è meno vento nel punto dove mi sono fermato con il cartello di attraversamento, attenzione attraversamento dromedari, c'erano delle raffiche di vento e probabilmente per quello che prima sentivo la moto che un po' tendeva a non seguire la strada bene dritta, diciamo, avevo la sensazione che piano piano mi portasse verso il centro della carreggiata, un po' la sabbia, un po' il vento, e qui invece non c'è meno vento, non lo sento, e c'è anche meno sabbia e anche non ci sono delle dune all'esterno. Inizia a essere un po' diverso. Ai lati c'è una piana con credo del sale e sullo sfondo si vedono le montagne e credo che farò un tratto di queste montagne, una strada che sale, adesso sarà una sorpresa. Comunque è tutta asfaltata, me l'hanno confermato. Peccato che ci sia un pochino di foschia, ma credo che sia la sabbia in sospensione, e quindi non si vede bene la catena qua davanti. Io continuo a parlare, non so se il microfono si comporta bene. Superato il furgone che c'era prima, pick-up che c'era prima alla deviazione, e ha svoltato per questa strada. Qui vedete più piatto, anche non c'è nulla, pochi cespugli qua, ma incredibile, affascinante. Quello che cercavo è un viaggio, sempre nei viaggi cerco posti così molto distanti da quelli in cui vivo, e quindi io penso che viaggiare sia proprio anche la ricerca del nuovo, del diverso, e conoscere il mondo, il pianeta Terra, tutte le sue sfaccettature, anche quelle più incredibili. In questo caso si parla di natura, di paesaggi, di panorami, ma la Terra abitata appunto dal pianeta abitato da noi, da uomini, donne, bambini, che rendono poi tutto quanto meraviglioso, con le culture, le tradizioni, la storia che ha formato questa gente, che si è dovuta adattare anche a tante condizioni complicate, e ci fa capire ancora di più che dobbiamo rispettare questo pianeta, perché comportandoci male lo mettiamo in pericolo. Io sto dicendo delle cose che continuamente leggo su internet, leggo in televisione, ascolto in televisione, ma è veramente così, il pianeta accoglie tutti, adesso poi vediamo se mi lasciano andare. Qui c'è un controllo, ma non mi hanno
lasciato continuare. È magnifico, magnifico, magnifico. Adesso a 5 km c'è una deviazione per CB che adesso vediamo se la farò, se la strada è in condizioni per poterla fare, per poterla percorrere con la mia moto, oppure continuare. Credo di sì, credo di sì. Qua c'è una curva, non so se sono io troppo timoroso, ma perché la sabbia non mi fa impazzire, cioè, da vedere sì, ma in moto non mi fa impazzire. Andare in moto quando c'è forte vento già non è il massimo, figurarsi con la strada con un po' di discolo di sabbia fine, magari ancora più fine, e mamma mia, qua magnifico. Quando faccio, adesso da poco che ho iniziato a fare video, ho iniziato col cellulare così per gioco, ma poi adesso con una videocamera portatile, mi accorgo che continuo a dire le stesse cose di fronte alla natura, di fronte a degli spettacoli come questi, però il mio vocabolario è piuttosto limitato e io credo che dire bellissimo e non bello, bellissimo. Qua supero, qua c'è una tartaruga. Bellissimo, magnifico e favoloso, è incredibile, è anche incredibile qua perché non sembra vero, non ci si crede. Adesso tra 1 chilometro ci dovrebbe essere la deviazione per Cevica, non sono proprio convinto di andarci subito. A Tamezza ovviamente sulla strada mi devo fermare, qua invece c'è una deviazione, come ci sarà anche subito dopo Tamezza che si chiama Mures, e devo capire se vale la pena. A parte che se la strada non è in condizioni non ci vado. Eccola qua, c'è Bicca, vediamo, io qua, no, la strada qui, ah no, la strada è qui, dopo la curva, ah sì, si può fare, qua c'è Bicca, qua vediamo un po', sa che ho sbagliato. È giusto, è giusto. Studio un attimo la mappa.